Ciao, siamo su Evolution, è passato un mese dalla mia recensione ad Amazon Fire TV. Io mi sono preso tutto questo tempo per cercare di capire se consigliarvela o meno. Ci sono alcune cose che dovete sapere. La prima è una conferma positiva alle specifiche tecniche e alla qualità costruttiva del box. Non scalda, è progettata per stare accesa tutto il giorno e può stare realmente accesa tutto il giorno, ma in stand-by in modo automatico. Io ho provato anche a inserirla dentro un cassetto e a lasciarla accesa là per alcuni giorni, insomma, utilizzandola un po' e non ha mai raggiunto temperature critiche, non si è mai spenta per surriscaldamento, anche toccandola è sempre stata su buon livello, e questo è indice di una buona costruzione interna e anche un sinonimo di longevità negli anni, nei mesi e nel tempo. Poi anche il telecomandino integrato ha un'ottima qualità costruttiva, una cosa che avevo notato subito nel video. È davvero un piacere da toccare, ma soprattutto è molto preciso, non perde mai un colpo e fa sentire il vostro telecomando della TV davvero un plasticone. Oltre a questi aspetti che rendono comunque i $99 richiesti da Amazon davvero un ottimo prezzo per questo hardware, c'è tutta la parte software, ovvero tutta la parte di utilizzo, l'esperienza utente, che in Italia è praticamente dimezzata, anzi diciamo pure nulla. Non è una novità, no, lo sapete, i servizi Amazon, la maggior parte dei servizi di video streaming per i quali è progettata Fire TV non sono nel nostro paese, quindi non potete utilizzarla. Ma di fatto, come abbiamo visto la volta scorsa, la stessa interfaccia utente è in lingua americana, non si può impostare il fuso orario italiano, non si può usare l'App Store integrato, perché la maggior parte almeno delle app, perché il sistema riconosce che arrivate da un IP fuori dagli Stati Uniti, non ve lo fa fare, anche se per questa cosa basta cambiare DNS. C'è un tricks, vi consiglio di leggere la recensione completa per vedere come fare. In linea di massima sono molto poche le funzionalità che si riescono ad utilizzare e a sfruttare. Ora, si potrebbe pensare che a un mese dal lancio, oltre a un mese dal lancio, siano in rete una serie di hack, una serie di modifiche della comunità, e in effetti è così. Però quello che manca di fatto è ancora l'accesso root, quindi la possibilità di andare proprio a fondo nel sistema e fare cose come ad esempio installare il Play Store, che in questo momento non è ancora supportato. Come fare quindi per installare le applicazioni all'interno di Fire TV? Utilizzando il debugging ADB, quindi installare le applicazioni personalmente, scaricare l'APK e installarle. Non vengono mostrate nel menu principale di Fire TV, però insomma c'è un menu apposito per lanciarle, o in alternativa si può installare un launcher diverso e utilizzare quello al posto di quello Amazon. E aggirati questi vincoli software ci sono buone notizie per la compatibilità hardware. Questo è il controllo di Ouya, che funziona alla perfezione con Fire TV, così come i controlli per la PS4, per la PS3, i controlli Bluetooth in genere funzionano, e anche le tastiere Bluetooth wireless o wireless. Io qua ho la mia i28 che ho recensito per mini PC, che funziona benissimo con il suo ricevitorino, ma anche le Logitech, la maggior parte delle Logitech funziona bene. Quel che ancora non è possibile fare invece dal punto di vista hardware è usare la porta USB posteriore per collegare un hard disk esterno, una pennetta, quindi niente video e niente audio. Questo si potrà fare solo quando ci sarà l'accesso root garantito. In breve, quindi vale la pena o no importarla? Sì, io credo proprio di sì, a patto chiaramente che siate il tipo di utenza interessata a smanettare su un mini PC Android come questo, perché c'è un motivo particolare che la rende davvero appetibile e si chiama XBMC. La nuova versione 13 funziona alla perfezione, funziona da paura su questo hardware, con accelerazione hardware di 720p e 1080p. È ancora una release non ufficiale, non stabile, insomma non c'è nulla di completo, ma però funziona anche con i repository dei plugin, vanno benissimo. È davvero un'esperienza migliore di quella che si ha con tutti gli altri mini PC Android con chipset Allwin, Rockchip, MediaTek o che sia. Questo è più potente di tutti gli altri, è più stabile di tutti gli altri, ha una costruzione interna migliore di tutti gli altri, e questo si traduce anche in un'esperienza utente con XBMC che è nettamente migliore di tutte le altre. E poi c'è la seconda grande cosa, che sono i giochi. La GPU Adreno 320 integrata in Fire TV permette di giocare in Full HD a tutti i principali giochi più recenti, e questi sì che sono semplicemente scaricabili dal market della Fire TV senza andare in giro a cercare gli APK. Basta che utilizzate il telecomandino, andate là nell'interfaccia e vi scaricate i giochi che volete, come Walking Dead. Ci sono titoli davvero nuovi, alcuni anche esclusivi, in un modo davvero convincente. Io credo che sia la migliore console
Android, ora escluse i modelli Nvidia, la Shield, ma insomma console di terze parti da TV, da salotto, in questo modo, che è disponibile in questo momento sul mercato. L'esperienza è davvero ottima, si può realmente iniziare a pensare ad un ecosistema di giochi Android e di un dispositivo che può essere abbinato molto seriamente alle funzionalità videoludiche. Ok, probabilmente mi sono sbagliato un mese fa a dire che Fire TV sarebbe diventata in pochissimo tempo il miglior mini PC Android sul mercato, quello super consigliato. Non è ancora così, manca l'accesso root e manca soprattutto la disponibilità di ROM alternative, questo nonostante ci sia una grande comunità che tutti i giorni aggiunge pacchetti, riscontri. Fatevi un giro su Amazon.com, su XTA, su questi generi di siti che conoscete sicuramente meglio di me, per farvi un'idea su qual è l'ecosistema, il movimento che è dietro Fire TV. Però Amazon deve aver buttato fuori tutto quello che aveva al day one, a differenza di Google che ha rilasciato Chromecast, che era praticamente un prototipo e poi piano piano l'ha completata. Amazon in questo momento è una fase ferma, probabilmente le novità per quel che riguarda gli Stati Uniti arriveranno in estate, ma sarà soprattutto importante aspettare proprio il periodo estivo per capire se alcuni dei servizi come, non so, ipotizzo Netflix, possano arrivare anche in Italia, e in tal caso non ci sarebbero chiaramente più dubbi su un eventuale acquisto. Ho scritto cose più tecniche, cose un pochetto più dettagliate nella recensione completa che trovate online su evolution.it.